avrei mai pensato in vita mia di mangiare un piatto premiato con una stella Michelin che costa meno di un pasto al McDonald's. Eppure è successo a Singapore. Perfect. Thank you so much, man. It's been a pleasure. Thank you. Bye. Sono venuto ad esplorare Gardens by the Bay. Che spettacolo! L'Uber che mi ha portato qua, o il Grab si chiamano qua, mi stava dando informazioni su Singapore, sugli affitti, il fatto che è diventata carissima. Gli ho detto, ma sono stato a New York di recente, New York è bella cara. E mi fa, no, Singapore è molto più cara. Mi informerò, è interessante, però mi sta piacendo veramente tanto Singapore, da quel che ho visto, quel poco che ho visto finora. Ma facciamo un passettino indietro per chi si fosse perso qualcosa. Come sapete, sono arrivato a Singapore e ho cominciato ad esplorare pian piano la città. Ho in realtà passato una giornata per il mio secondo canale dei parchi agli Universal Studios, vedrete poi il video di là. Poi nel pomeriggio ho preso un Uber e mi sono diretto a Gardens by the Bay. Garden by the Bay è un insieme di 3 giganteschi giardini per un totale di 101 ettari, voluti fortemente dal governo, in particolare a partire dal 2005 e poi realizzati nel corso del tempo, che sono parte del progetto di rendere Singapore una sorta di città giardino con verde ovunque. Questo è il motivo per cui c'è un sacco di verde anche sui palazzi stessi, per le strade, e da questo punto di vista è una città veramente incredibile. Quindi hanno cominciato la costruzione con architetti da tutto il mondo incredibili, infatti è un posto fuori di testa anche a livello architettonico, e se nel 2014 ha fatto 6,4 milioni di visitatori, solo nel 2015 ne ha poi fatti 20 milioni. Comunque, andiamo a farci un'esplorazione di questi giardini meravigliosi, tutto ovviamente tematizzato per il Capodanno cinese. E qui te li puoi esplorare e perdertici all'interno perché sono meravigliosi. Ehi, c'è qualcuno che si sposa? Direi foto di matrimonio. Ci sono anche dei pesci. Sembra di stare nel mondo di Avatar su Pandora. Mi sono quindi preso 5 minuti, mi sono messo ad ascoltare la mia canzone, Agosto, che è uscita tra l'altro, potete ascoltare, ma lì stavo ancora finendo aggiustamenti e sistemando alcune cose, e quindi mi sono messo a camminare per questi giardini ascoltandomela e cercando di capire come incastrarla nel modo giusto. Ed è stato bellissimo perché le emozioni della canzone più la bellezza e quanto sono studiati, ci sembra di stare veramente in un parco Disney, quanto è tutto incredibilmente preciso. Finché dolori saranno dispetti, strappare un sorriso allo... Ok, noi siamo qua e dobbiamo esplorarci tutto questo e arrivare... Aspetta, quindi ho cominciato qua, ho fatto questo giro, sono confuso. Continuerò a esplorare a caso. Il tuo cuore come Milano ad agosto, spento ancora più bello se sarai qua, oh, se sarai qua, ma freddo come l'inverno che spegnerà sogni di un bimbo che volava. Sarà anche mega turistica, ma voglio andare a esplorare la Flower Dome e c'è anche un'esposizione di Avatar, quindi sono curioso di vederla. Ora devo solo trovare l'ingresso. Oh, l'ho trovato. Tornerò giù. Ah, già che qua stanno tutti a sinistra. Wow. Ok, primo impatto con questa Cloud Forest fuori di testa. Ovviamente parte dei progetti c'erano anche queste gigantesche cupole all'interno dei giardini per contenere specifici tipi di piante, e in questo periodo c'è un'installazione artistica dedicata ad Avatar, realizzata da Disney stessa, che... voglio dire, quale luogo si presta di più per una roba del genere? Il totale per entrare in entrambe le cupole, perché sono due, Cloud Forest e Flower Dome, è di $53, che per l'esperienza, già che sei lì, secondo me ci sta a spendere, è veramente molto bella. Direi in effetti perfettamente tematizzato col mondo di Avatar. Ah, c'è tutta la parte sotterranea, Secret Garden, e poi tutto il giro all'interno. Ah, e si sentono i suoni dei diversi animali del mondo di Avatar. È un bel pop-up questo, cioè... Ok, mio Dio. È un filtro di Snapchat. Ok, quindi esperienza totalmente saltabile quella di Avatar. È tipo il filtro di Snapchat fatto male. Però vabbè, mi piace il fatto che ci hanno provato. Meraviglioso. Ci sono degli avatar laggiù. O meglio, dei navi. Gli avatar sono quelli tarocchi creati dagli umani. E tipo vanno a recuperare il gatto sull'albero, è questo il concept. Ascensore al mondo perduto, che diventa Jurassic Park. Che cringe quell'ascensore in silenzio. Un po' di musica. Su via. Sparano l'aria condizionata. Evidentemente queste piante non hanno bisogno di troppo caldo. Oh porca paletta, questo sì che è una figata. Oh, questo è un Banshee. Vabbè, giustamente questa roba è di Disney, quindi è
a livello Disney. Sarà fatta dagli Imagineering. E poi possiamo scendere ancora. Forse nella parte sotterranea. Oh, siamo sott'acqua qua. Ok, hai fatto veramente bene questa esposizione. Direzione teatro o cinema che sia. Tipo quella in cui sono stato a New York. Vi ricordate quell'opera d'arte con lo schermo interattivo? Wow. E interagisce quando ci cammini sopra. Ah, ok, non è su tutti i lati, peccato, è solo in questo senso, però molto bello. Giardini segreti. Oh mio Dio, che spettacolo! E questa era la Cloud Forest, tutta l'esperienza. Ora provo a dirigermi alla Flower Dome. Dovrebbe essere da qualche parte qua intorno. Ci sono costantemente degli scorci incredibili. Questo è l'ingresso. Questa ha un po' lo stesso concetto dell'altra, però è tema fiori, quindi composizioni floreali particolari, giardini floreali. Vediamo. Ovviamente anno del coniglio, capodanno cinese. Direi che cominciamo da questo lato, così a primo impatto è meno epica, però è anche gigantesca. Va bene, cominciamo di qua. Fa un freddo incredibile qua dentro. Oh, un mini villaggio. Cosa sono, dei baobab? Bellissimi, non li avevo mai visti vivi. Pianta pietra. What? Ah, sono queste qua. C'è una pianta, è bellissima. Come l'impressione sentirete un sacco la parola bellissimo. E che lo è? Questi sono i giardini dall'alto. Ci sono un sacco di persone che direbbero: ah, una roba così è turistica, non la faccio. E secondo me però si perdono un sacco di robe belle, anche per capire il paese e la cultura in sé. È vero che non è la stessa esperienza che far qualcosa di autentico, ma poi cos'è autentico? Questo è comunque autentico per quanto turistico. Secondo me è importante fare anche robe turistiche per comprendere all'inizio il posto quando non ne sai nulla, e poi da lì cominciare ad esplorare, capire cosa ti interessa e muoverti in quelle direzioni, perché le robe turistiche ti danno una panoramica su tutto e poi tu approfondisci quello che vuoi approfondire. Quindi non siate spaventati dalle cose turistiche. Non so se qualcuno di voi lo sia, però ogni tanto la sento questa roba e mi sembra sempre stupido. Questo è un ristorante. Tra l'altro è diviso in zone, se questa parte vi sembra familiare è perché è la zona mediterranea, quindi con tutte piante mediterranee appunto. Infatti questo sembra il giardino dietro casa mia, o mi ricordano le isole ad Arona. E nel frattempo è ricominciato a piovere e io mi sono spostato nella zona Chinatown della città per andare ad esplorare un ristorante particolare. Sempre sotto la pioggia mi sto dirigendo a Chinatown. L'architettura verde di questo paese è incredibile. Mettono verde davvero ovunque. È affascinante girare le città a piedi, mi piace sempre tantissimo e anche Singapore mi sta piacendo molto, visitata così. Nonostante un po' di pioggerellina, però ci sta da Dio. Su questa strada in zona Chinatown ci sono un sacco di locali cinesi, ovviamente, con di tutto e di più. Queste sono tipo quelle che mangia sempre Abe. Noccioline. Anche questi me li ha fatti provare lui. Questo è il ristorante più economico al mondo sulla guida Michelin. E ora andiamo a provare il cibo. Questo è il piatto con la stella Michelin. Soya sauce chicken rice, $6,80. Il posto all'interno è semplice e non diresti mai che ha un piatto con una stella Michelin, ma appunto quello che è stato premiato non è il locale, non è l'esperienza, è il piatto singolo in sé. C'è una bella differenza. Il piatto è dello chef Chang Hong Meng, che è anche il proprietario dei ristoranti perché sono in realtà più di uno sparsi in giro per Singapore, siccome poi ha ottenuto la fama in seguito alla proclamazione della stella, che è arrivata la prima volta nel 2016, anno in cui per la prima volta la guida Michelin è arrivata a Singapore. E da allora è sempre stato nella guida, tranne nel 2020, ma perché per via della pandemia non è uscita la guida Michelin. Vediamo un po' com'è. Ok, cominciamo provando il pollo. Non è caldo, cioè tipo tiepidino. Proviamolo col riso. Devo dire che di base non è male, però ma qui ha una stella Michelin, ce ne va di strada, cioè non so esattamente. È che è un piatto classico alla fine. Dovrei avere Abe per valutarlo nel modo corretto. Però se conti che stai facendo un pasto intero con €6. Per concludere la giornata, spettacolo di luci finali a Gardens by the Bay. Stavo cercando un punto per guardare lo show finale. Questo mi pare un buon punto. Per andare a vederlo da sotto vi fanno pagare il biglietto, non ho capito come si entra, sono confusissimo. E quindi ho trovato questo spot tranquillo. Oppure puoi andare a vederlo sulle passerelle lassù, che deve essere una figata. A sto giro va benissimo così, semplicemente volevo un posto tranquillo. Qua ci sono anche le rocce su cui sedersi, quindi perfetto.
bello show, semplice ma merita di essere visto. Brava Singapore, mi stai stupendo veramente in super positivo. I miei giorni a Singapore in realtà stanno per concludersi perché mi sono deciso a passare 24 ore nell'aeroporto di Singapore, che dovrebbe essere in teoria l'aeroporto migliore al mondo. Ma ci sono stati un po' di problemi. Ma questo ve lo racconto nel prossimo episodio.